Ciao a tutti, benvenuti a un altro episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo del come migliorare l'efficacia della lettura delle carte, dei tarocchi in particolare. L'efficacia aumenta soprattutto se riusciamo a costruire quello che in gergo si chiama spazio sacro. Cos'è lo spazio sacro? È uno spazio mentale e fisico ed emotivo che ci permette di leggere dentro noi stessi, dentro il nostro subconscio e quindi dare voce alla nostra intuizione nel migliore dei modi. Quindi è composto lo spazio sacro da tre parti, da tre componenti. La prima è quella fisica, ovvero vuol dire leggere le carte in un luogo fisico che ci mette a nostro agio, che ci permette di leggere i tarocchi in tranquillità. Quindi non dico che debba essere una stanza riservata soltanto alla lettura dei tarocchi, ma comunque creare le condizioni che permettano una lettura tranquilla, ovvero se siete nella vostra camera da letto, per dire, chiudete la porta, silenziate il cellulare, chiudete, spegnete il computer in modo da non essere disturbati. Potete leggere le carte anche in un pub, in un caffè, l'ho fatto anch'io, però in quel caso ovviamente è un po' più difficile, soprattutto per chi non è abituato. Però allo stesso tempo potete comunque cercare di creare uno spazio fisico attraverso per esempio l'utilizzo di un foulard o di un tessuto da mettere sul tavolo in modo appunto da, se non altro come minimo, proteggere le carte che sono uno strumento molto fragile. Ehm, Poi per quanto riguarda invece la componente emotiva, vuol dire leggere le carte nel momento in cui siete distaccati emotivamente, o meglio, non leggere le carte nel momento in cui avete delle forti emozioni di rabbia, di sconforto, un po' di depressione, siete giù di morale, eccetera, soprattutto se siete all'inizio del vostro percorso di conoscenza dei tarocchi, perché se siete a un livello avanzato magari avete la possibilità di comunque leggere le carte per quello che sono, quindi in maniera distaccata, ma se siete agli inizi potreste interpretare erroneamente delle carte apparentemente negative che però magari nel contesto non lo sono, però voi non siete in grado magari di discernere appunto queste sfumature, quindi date troppa importanza e date ancora più spazio ai vostri sentimenti negativi. Quindi se siete estremamente soggetti in un certo momento a delle emozioni negative, sarebbe meglio non leggere le carte in quel momento, aspettare un momento successivo e comunque ogni volta iniziare la lettura delle carte con una piccola meditazione di 5-10 minuti per appunto calmare e raggiungere un distacco, una tranquillità emotiva sufficiente. Per quanto riguarda lo spazio mentale, si intende la possibilità di focalizzarsi su quello che si sta facendo. Molto spesso, se uno non è abituato a leggere le carte, all'inizio non riesce veramente a focalizzarsi mentre mischia le carte, mentre le interpreta su quello che sta facendo, ma inizia a pensare a altre cose, quello che dovrà fare domani, il lavoro, le preoccupazioni varie, i figli.
tutte cose mondane che però disturbano la lettura delle carte attraverso e disturbano soprattutto i processi intuitivi. Invece è molto importante focalizzarsi. Come ci si può focalizzare? Beh, innanzitutto esprimendo l'intenzione di voler leggere le carte a voce alta o mentalmente, ma insomma dirlo apertamente e caricare le carte, per esempio, e soprattutto fare grounding and centering. Questa è una tecnica molto importante su cui farò un video prossimamente perché ci permette appunto di orientare la nostra attenzione sulle carte, aprire i canali intuitivi e soprattutto non sentirsi affaticati dopo la lettura che a volte può necessitare molta energia mentale. Detto questo, ci sono vari strumenti che uno può utilizzare per creare, facilitare la creazione di questo spazio sacro. Per esempio, utilizzo di alcune pietre, tutte quelle traslucide soprattutto, ovvero l'ametista è la pietra principe perché aumenta le capacità intuitive e la pietra di luna, il quarzo di rocca, però per esempio anche la fluorite, soprattutto quella viola, questa è verde, però più o meno va bene uguale. Queste sono tutte pietre che magari potete disporre appunto sullo spazio dove vorrete porre le carte in modo da permettere appunto il fluire di questa energia che migliora la intuizione, per dire. Poi sicuramente l'uso di incensi, per esempio quello di sandalo, però anche quello di mirra o di salvia è molto coadiuvante. Lo accendete poco prima della lettura e questo permette il fluire dei canali intuitivi. E poi soprattutto i rituali, perché il rituale è molto importante nelle pratiche divinatorie, perché canalizza, appunto, permette lo spazio mentale, canalizza l'attenzione verso quello che stiamo facendo e permette il cambio il cambio delle onde, diciamo, cerebrali verso quelle alfa, che sono quelle importanti appunto per favorire l'intuizione. Per esempio, un rituale può essere appunto leggere le carte, porre le carte su una stoffa utilizzata solo per quello, accendere una candela, utilizzare indossare dei gioielli solo mentre state leggendo delle carte, esprimere appunto, come dicevo prima, l'intenzione di leggere le carte, tenendo in mano per esempio il mazzo. Potete formulare un'affermazione, per esempio io, nome e cognome, intendo adesso leggere le carte ed ottenere le risposte che mi servono, una cosa del genere per dire. Una formula che create voi, secondo il vostro sentire, che permetta appunto il cambio di mente e vi permette di focalizzarvi su quello che state facendo. E poi io consiglio caldamente, prima di iniziare a leggere le carte, di fare tutto ciò, predisporre il foulard o la stoffa, le pietre, l'incenso, eccetera, eccetera. Lavatevi le mani, soprattutto per una questione di pratica, di protezione del mazzo, perché le carte sono molto fragili. Vi affezionerete a qualche mazzo, utilizzerete soprattutto uno in particolare a un certo punto e questo durerà anni e negli anni si potrebbe rovinare molto facilmente, quindi se iniziate a bere caffè eccetera eccetera e poi con le mani sporche toccate la carta,
dopo poco tempo questa si rovinerà e ci rimarrete probabilmente male, anche perché alcuni mazzi sono molto costosi, ecco, vanno dai 20 euro in su, insomma, anche 50 ne ho visti io, quindi insomma è una questione pratica e poi soprattutto di rispetto nei confronti di questo strumento che vi accompagnerà per molto tempo e diverranno le carte delle vostre amiche sicuramente, me lo auguro almeno. Questo è tutto per questo video. Se avete delle curiosità, delle domande, dei dubbi, per favore scriveteli nella sezione commenti così che posso rispondere e magari fare anche un video a riguardo. Vi ricordo anche che se vi è piaciuto il video potete mettere un like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi. Questo è tutto, a presto!